No, non esistono soltanto aspirapolvere Dyson e folletto, non c'è bisogno di spendere 1000 euro per comprare una scopa elettrica senza fili decente. Quando se ne sceglie una però ci sono un sacco di fattori e di funzionalità da tenere in considerazione. E quando si parla di caratteristiche tecniche i produttori tendono un po' a gonfiare le caratteristiche per fare un po' a gara chi ce l'ha più grosso, il motore. In questo video ho raccolto tutta una serie di consigli e di spiegazioni che spero vi torneranno utili alla scelta di una nuova scopa elettrica nel 2025, magari per mandare in pensione il vostro vecchio modello a traino o peggio ancora una scopa elettrica con il filo. Sigla e iniziamo! Iniziamo dalla potenza di aspirazione, che è forse uno dei parametri su cui si fa più confusione. E badate bene, non è tanto colpa dell'utente o dell'ignoranza dell'utente, quanto più colpa dei produttori che un po' ci giocano sopra, come su tanti altri parametri. Sulle confezioni o sulle schede tecniche delle scope elettriche talvolta trovate un valore di riferimento in watt, altre volte air-watt e altre volte ancora in pascal. Sì, ma che vuol dire? Allora, i watt indicano la potenza elettrica del motore e ci danno un'idea della quantità di energia che utilizza appunto questo motore nell'unità di tempo. Tutto molto bello, ma all'utente gliene frega fino a un certo punto e valori alti di potenza del motore non significano necessariamente potenza di aspirazione. Banalmente un modello da 1000 watt potrebbe aspirare peggio di un modello da 700 watt perché il design o appunto la tecnologia di aspirazione sono diversi e meno efficaci. Quindi per esempio è inutile andare a prendere i valori di riferimento di watt dei motori dei vecchi aspirapolvere a traino e confrontarli con quelli nuovi perché non c'entra assolutamente niente. Un valore più sensato da valutare sarebbe quello degli air-watt che misurano proprio la potenza di aspirazione del motore. Il problema è che ogni produttore lo calcola un po' come gli pare. O meglio, la formula sarebbe uguale per tutti, ma visto che in questa formula ci sono il flusso d'aria e la pressione, e visto che ognuno li misura un po' come vuole, appoggiandosi a laboratori interni od esterni, va a finire che i valori che vengono espressi appunto in schede tecniche, confezioni o quello che vi pare, magari sono alti, magari sono un tot, 300, 310, 280, 250, ma vai a sapere se effettivamente sono paragonabili a quelli degli altri produttori. Per farvi qualche esempio pratico, il Gen 5 Detect di Dyson, che sarebbe il loro modello più potente, vanta 280 air-watt di potenza. Ci sono poi altri prodotti alternativi, come il Konga Rockstar 12500 di Cecotec o il Dreamy Z30 che addirittura si spingono a 310 air-watt. Però questi 310 air-watt potrebbero essere equivalenti a quelli di Dyson misurati nello stesso sistema, nello stesso laboratorio. O magari sono quelli di Dyson a essere inferiori a 280, non lo sapremo mai. Comunque, se non volete spendere cifre alte, appunto quelle di cui parlavamo all'inizio, come quelle per il Dyson Gen 5 Detect, vanno bene valori di riferimento compresi fra 120, 240, 250 air-watt. Vanno bene più o meno per quasi tutti i casi d'uso. C'è poi chi indica i pascal, un valore molto in voga fra i produttori di robot aspirapolvere. È una misura che in teoria rappresenta la forza con cui l'aria viene aspirata, ma anche questa va presa come punto di riferimento solo fino a un certo punto. Tutti i modelli più recenti offrono potenze in pascal superiori ai 20-22.000 pascal, per cui è anche inutile stare lì a fare a gara perché per esempio ci sono tanti produttori cinesi su Amazon che hanno queste scope elettriche a listino che non hanno neanche un nome, neanche un marchio, che costano fra i 100 e i 150 euro con questi valori di pascal enormi, 40-45.000. Ma in realtà bisognerebbe tenere di conto di tutti i fattori, di tutte le unità di misura che abbiamo detto finora, ovvero i watt del motore, gli air-watt e i pascal. Quindi se in testa avete più confusione di prima è normale. Sono tutti valori da prendere con le pinze perché un po' ognuno fa come vuole a livello di misurazioni e un po' perché, come detto per esempio nel caso dei watt, dipende tantissimo anche da tutto il resto della tecnologia implementata nella scopa elettrica. Inoltre, tralasciando i watt del motore e basandoci solo sugli air-watt e sui pascal, i valori riportati dai produttori sono i valori massimi, ovvero quelli raggiungibili nel caso l'aspirapolvere sia usato al massimo della potenza possibile. Solitamente potete impostare fra le 2 o le 3 modalità di aspirazione, che di solito è basso, medio o alto. Se lo mettete ad alto, appunto, raggiungete i valori massimi indicati nelle schede tecniche. Cosa succede però usando la scopa elettrica così? Che la batteria vi dura una decina di minuti, che sia un Dyson, una Roventa, una Dreamy, una Xiaomi, qualsiasi. E in 10 minuti cosa ci pulite? Una stanza e mezzo? 2 forse, a dire tantissimo, e a correre? È un po' inutile. La verità è che le scope elettriche moderne, quelle attuali, quelle che comprate ora nel 2025, si usano quasi tutte a media potenza. E qui entrano in gioco altri due fattori, le funzionalità smart e l'autonomia.
Partiamo proprio dalle funzionalità smart. Cosa mai potrà avere di smart una scopa elettrica? Ora, ce ne sono alcune che includono anche il modulo Wi-Fi e app dedicata che vi tiene il registro delle pulizie o che ogni tanto vi avverte di fare manutenzione dei componenti, ma non comprate una scopa elettrica per un motivo del genere. Certo, avete budget in più, vi piacciono, fatelo, siete liberi, no? Però se state selezionando una scopa elettrica con in mente un budget preciso e appunto delle funzionalità che vi fanno comodo, il Wi-Fi è veramente inutile. La cosa più utile a livello smart invece sono i sensori di rilevamento dello sporco. Sembrano una roba messa lì un po' per fregiarsi del termine smart, ma in realtà sono davvero utili, soprattutto per quello che abbiamo detto a livello di potenza del motore e di autonomia. Il concetto è molto semplice, voi usate la scopa elettrica in modalità completamente automatica. Il sensore dello sporco rileva se sul pavimento c'è più polvere del solito, se ci sono peli, capelli, se c'è per esempio croccantini di gatti, sassi della lettiera, briciole, qualsiasi cosa un pochino più grande, appunto un accumulo, come ho già detto, di polvere. Se il sensore rileva appunto che c'è più sporco del solito, la potenza di aspirazione della scopa elettrica aumenta in autonomia, aumenta da sola. Quindi voi siete, per la maggior parte del tempo, a bassa o a media potenza e solo se effettivamente ce n'è bisogno, il motore spinge i giri al massimo e aspira più del solito. In questo modo andate effettivamente a sfruttare il motore al massimo delle sue possibilità solo quando ce n'è bisogno, risparmiando batteria se non ce n'è bisogno perché appunto il motore sta a basso o a medio regime. È una roba utilissima, anche e soprattutto nel campo appunto delle scope elettriche senza filo che devono appoggiarsi a una batteria, che quindi hanno un'autonomia limitata. Ed è comodo anche perché non state voi a sbattervi se decidere se mettere medio, basso, grande, alto, no? Poi ogni produttore fa quello che vuole anche in questo campo, per cui ve ne fregate, mettete in automatico e fa da sola. Però appunto dovete trovare scope elettriche che hanno questa funzione. Ultimamente c'è anche chi ha azzardato delle variazioni sul tema come la Tineco Pure One A50S che ha messo dei sensori laterali alla spazzola. I sensori laterali sostanzialmente sono dei sensori di prossimità, quindi non di rilevamento dello sporco, che quando avvicinate la spazzola per esempio alle pareti, ai bordi dei mobili o appunto quando sente che c'è una qualche superficie verticale vicina, aumenta la potenza di aspirazione da solo. Perché va a aumentare la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere? Perché appunto lungo i bordi dei muri, lungo i mobili, si accumula della polvere che magari non riuscite ad aspirare per bene. Invece in questo modo, aumentando la potenza di aspirazione, viene meglio anche la polvere di lato. Poi vabbè c'è Samsung che ha implementato l'intelligenza artificiale, quindi una potenza di aspirazione variabile. Anche qui appunto ci sono tante variazioni sul tema, comunque se trovate modelli che hanno sensori di rilevamento dello sporco, come banalmente anche i Dyson di fascia alta, tanta roba, è veramente molto utile. E per quanto riguarda l'autonomia, ecco questo è un altro di quei valori su cui i produttori un pochino barano. Quando per esempio leggete 60, 70 o addirittura 90 minuti di autonomia, si fa riferimento a un valore ben specifico, ovvero alla scopa elettrica alla minima potenza o, peggio ancora, alla scopa elettrica usata con gli accessori per spolverare. Allora, nel primo caso alla minima potenza non la usa nessuno la scopa elettrica, cioè a meno che non passiate la scopa elettrica ogni 2 ore, tutti i giorni della vostra vita, usarla al minimo della potenza è quasi inutile, perché banalmente non aspira nulla o comunque aspira molto poco. Nel secondo caso, ovvero con gli accessori da spolverare, sono valori appunto più alti perché le spazzole moderne, come banalmente queste, hanno dei rulli che sono motorizzati e che quindi consumano più energia. Quindi se mettete la scopa elettrica a media potenza con una spazzola del genere, consumate di più e quindi col cavolo che avete 60, 70 o 90 minuti di autonomia. Quasi tutti i modelli si aggirano a media potenza fra i 30 e i 40 minuti, con qualche eccezione qualcuno che va fra i 20 e i 30 minuti, ma dipende molto dal modello, dal peso, dal motore, da tantissimi fattori. Comunque un'autonomia compresa fra i 30 e i 40 minuti vi permette di coprire case ampiamente più grandi anche di 100 metri quadri. Il problema sorge se nella stessa sessione di pulizia con la stessa batteria volete pulire tutto il pavimento, spolverare e magari darvi anche alla pulizia dei tessili. Ecco, a quel punto la batteria potrebbe non reggere tutto questo carico di lavoro contemporaneamente. Comunque ecco, non fatevi anche qui fregare da valori roboanti e incredibili perché sono di solito c'è un fino a davanti o addirittura sono valori di riferimento nel caso in cui non usate la spazzola principale. E se riuscite ovviamente puntate a modelli con batterie removibili, ce ne sono pochissimi con batteria non removibile ma ci sono, quindi dateci un'occhiata, e se riuscite a procurarvi una batteria aggiuntiva da caricare a parte, anche meglio nel caso appunto vogliate nella stessa sessione di pulizia fare un po' tutto, il pavimento, le superfici dei mobili e anche i tessili.
Ci sarebbe da prendere in considerazione anche la tecnologia di aspirazione, ma la verità è che quasi tutte le scope elettriche di moderna concezione sono scope elettriche di tipo ciclonico. Non si chiamano così tanto per dire, all'interno si formano dei veri e propri cicloni. Il vantaggio è che all'interno del serbatoio, dove si trova il componente che fa sì che si formi il o i cicloni, perché addirittura ce ne sono alcune in cui si formano più cicloni, avviene una separazione centrifuga. Lo sporco più grande e pesante va verso le pareti esterne del contenitore, mentre le micropolveri passano attraverso filtri secondari. Fra questi ci sono i filtri a maglia metallica, dei filtri spesso in spugna e poi anche un filtro EPA. Per intenderci, i filtri EPA sono quelli che ci sono anche nei condizionatori delle automobili. Questi filtri trattengono allergeni, polline e particelle ultrasottili e c'è chi come Dyson addirittura promette che questi filtri bloccano i virus. A questo punto l'aria che è entrata insieme alla polvere e che ha contribuito alla formazione del ciclone viene espulsa passando appunto attraverso il filtro EPA e a quel punto dovrebbe, nella maggior parte dei casi effettivamente così, essere completamente epurata da polveri sottili, acari, batteri e robe del genere. Qui ci si riaggancia con quanto detto all'inizio. Vi dicevo che è inutile confrontare la potenza dei vecchi aspirapolvere a traino con quelle delle scope elettriche moderne proprio perché il funzionamento è completamente diverso. Le scope cicloniche funzionano in modo diverso e quindi sono più efficaci. Questo implica però anche un livello di manutenzione diverso rispetto al passato. Come vi facevo vedere su questa scopa elettrica qui, di solito il serbatoio e tutto il sistema di filtraggio è smontabile. Sarebbe cosa buona e giusta, dopo tot settimane che la usate, meglio ancora una volta alla settimana, ma non esageriamo, ogni 2, ogni 3 settimane, ogni mese, smontare tutto e lavare il tutto. Il filtro EPA è lavabile e anche questi filtri, come suggerito ad esempio in questo, sono lavabili nell'acqua. Tutto questo sistema non ha elettronica, non ha sensore, non ha niente, potete immergere tutto nell'acqua, lavarlo, magari evitate saponi o altre robe del genere, se volete usare qualche tipo di disinfettante, banalmente un Napisan o qualcosa del genere, ok, non ci buttate roba troppo pesante. Lavate tutto, lasciate asciugare tutto completamente, non deve essere minimamente bagnato e poi lo rimontate. In questo modo allungate sensibilmente la vita della vostra scopa elettrica. E soprattutto, se lavate i filtri, ovviamente bloccheranno più cose, perché dopo un po' si saturano e non bloccano più un tubo. Quindi ecco, tenete in considerazione questa cosa. Non tutte le scope elettriche si smontano così bene come per esempio questa, o come tanti altri modelli che ho portato qui sul canale o che ho portato sul sito. Fate attenzione a questa cosa, se si smontano, se tutto il sistema di filtraggio si smonta più facilmente, meglio. Ecco, per esempio il filtro a maglie metalliche del Dyson V15S che ho a casa non si smonta, non si può smontare, bisognerebbe mettersi lì con cacciavite e tutto e non so nemmeno se si può fare, se è fattibile bene e quindi lo lavate solo fino a un certo punto. Apro una piccola parentesi, prima vi dicevo di scope elettriche multicicloniche, come è facile intuire quelle in cui si formano più cicloni sono più efficienti. L'aria aspirata passa prima attraverso un ciclone principale per separare le particelle più grosse e poi attraverso altri cicloni più piccoli per separare le particelle ancora più piccole. E l'altro vantaggio è che anche se il serbatoio è un pochino più pieno, quello dello sporco, funzionano meglio di quelle a singolo ciclone. Ci sono però due problemi. Quelle a multiciclone per ovvie ragioni costano di più e non è sempre facile capire se le scope elettriche che state valutando sono a ciclone singolo o multicicloniche. Vi dovete insomma documentare un po', magari spulciandovi siti ufficiali, magari spulciando Amazon o leggendo qualche recensione online del prodotto. Ma veniamo alla mia cosa preferita, la luce frontale LED. È una di quelle robe che se non ce l'avete la reputate inutile e poi dal momento che ce l'avete non ne potete più fare a meno. Il suo scopo è banale, evidenziare lo sporco sul pavimento. Tanto banale però non è, perché vi permette intanto di direzionare al meglio la scopa elettrica. Evidenziate lo sporco, andate verso lo sporco. E poi vi consente anche di dare un senso logico a come passate la scopa elettrica nelle stanze. Perché se no l'alternativa è passarlo in quel modo un po' svogliato, un po' così su e giù, sperando di aver portato via tutto lo sporco, ma senza qualcosa che lo evidenzia non sapete se effettivamente c'è ancora. Il risvolto negativo è che potreste diventare un po' ossessivo-compulsivi. Per come la vedo io, davvero, la luce frontale è una cosa indispensabile. Per fortuna quasi tutte le scope moderne ce l'hanno, però non tutte hanno una luce frontale degna di questo nome. In questo Dyson, purtroppo per i detrattori, è avanti a tutti. Ha una speciale luce laser verde posta praticamente a filo pavimento, soltanto di lato, che evidenzia tutto. È spaventosa. No, davvero, è veramente tragica la situazione, perché passate l'aspirapolvere, passate il Dyson, dopo 10 minuti ci ripassate e c'è di nuovo polvere. Per questo dico che potreste diventare ossessivo-compulsivi, perché evidenzia della roba che manco esiste, che manco vedete a occhio nudo,
è un po' scoccia, perché vi fa capire il livello di sporco che si accumula sul pavimento anche subito dopo che avete passato la scopa elettrica. C'è chi ci si avvicina molto come performance, come la luce Celestec di Dreamy che c'è sulla ultima Z30, sulla Z20 o addirittura sulla R20 del 2023, non si chiamava ancora Celestec, però è una luce di buona qualità anche per come è posizionata. Solitamente invece i produttori mettono queste 3-4 lampadine LED bianche poste in una posizione molto alta che si illumina il pavimento, ma di fatto non illuminando di taglio non evidenzia per esempio le particelle più piccole, la polvere o altre cose che appunto magari la luce del Dyson, della Dreamy o di altri modelli un pochino più ingegnerizzati riescono a evidenziare. Un altro aspetto da tenere in considerazione è il numero di accessori incluso in confezione e soprattutto quali accessori sono inclusi in confezione. C'è chi va letteralmente all-in includendo di tutto e c'è chi invece inserisce poche cosettine magari neanche troppo utili. È una spazzola multisuperficie, non è che la sezione in plastica tocca direttamente il pavimento, quindi va bene anche per pavimenti teoricamente delicati come i parquet o i laminati. Si chiama antigroviglio perché il concetto è che può raccogliere capelli o anche mucchietti di peli senza che si formi appunto un groviglio intorno alla spazzola. Attenzione, un altro fattore da tenere tanto in considerazione sono le ruote grandi posteriori. Ci sono tanti modelli che hanno soltanto queste rotelline piccoline qui e queste, anche se c'è la spazzola antigroviglio, tendono ad accumulare peli e capelli e dopo un po', se non sono smontabili, ci sono tanti modelli che non permettono di smontarle, come anche questo, dopo un po' diventa infattibile la situazione, diventa veramente difficile, dovete mettervi lì con le pinzette, col lago, diventare abbastanza scemi. Invece se ci sono le ruote grandi posteriori la situazione è già decisamente migliore. Come vi dicevo, questa è quella che va per la maggiore, c'è anche chi include o spazzole con rullo morbido o direttamente un rullo morbido da sostituire a questo qui. Sarebbero pensate per pavimenti più delicati, quindi davvero se avete un parquet o un laminato e volete appunto accarezzarlo con una spazzola morbida, molto meglio appunto il rullo morbido. La verità è che vanno benissimo anche per i pavimenti duri perché solitamente le spazzole a rullo morbido sono più maneggevoli, sono più rapide e scorrono meglio sul pavimento. Sarebbero più soggette a grovigli di capelli e di peli, ma c'è chi ci mette delle speciali scanalature o altre soluzioni come pettini rigidi qui direttamente all'interno della spazzola, come c'è anche in questo, per evitare appunto che si formino grossi mucchi di capelli o di peli. Ve lo dico, cascate comunque in piedi con entrambe, ma se in casa ci sono tante persone con capelli lunghi, cani e parecchi animali domestici, insomma, quelle antigroviglio magari potrebbero fare più al caso vostro. Tra gli accessori sempre inclusi anche nelle scope elettriche più economiche ci sono di solito la lancia per fessure, ottime per esempio per passarla sul divano, tra le fessure del divano, tra mobili appunto stretti fra di loro, e l'accessorino per spolverare. Sono utili ma non quanto la mini spazzola motorizzata. Allora, la mini spazzola motorizzata viene un po' spacciata come quell'accessorio da avere se avete animali domestici. Non c'è nulla di sbagliato, anzi se avete animali domestici la mini spazzola motorizzata è quasi essenziale. Ma la verità è che anche chi non ha animali domestici può utilizzarla e anzi dovrebbe utilizzarla. Questo perché le mini spazzole motorizzate sono quegli accessorini da attaccare in cima alla scopa elettrica o anche in cima al tubo classico e da dare appunto sulle superfici tessili che possono essere divani, letti o anche banalmente tappeti, magari non quelli a pelo lungo perché tende un po' a intrecciarsi nella spazzola, ma i tappeti quelli più classici va benissimo. Ora direte voi cosa ce lo posso fare se non ho animali domestici? Se vi ponete una domanda del genere non avete idea di quanta polvere accumulino le superfici tessili. Ecco, se passate una mini spazzola motorizzata con una certa frequenza sul letto vedrete quanta polvere porta via. Da fare l'esperimento magari con il serbatoio completamente a vuoto, mettete la mini spazzola, la passate sul letto e poi mi dite. E non è che vi salva cambiare le coperte o le lenzuola con una certa frequenza, a meno che non abbiate un'asciugatrice. Se avete un'asciugatrice sapete di quello di cui parlo. Quindi ecco, una delle mie discriminanti personali se dovessi scegliere una scopa elettrica è che ci sia all'interno della confezione una mini spazzola motorizzata. Ci sarebbero anche gli accessori per lavare il pavimento, ma se accettate un consiglio, e spero che se siete arrivati a questo punto accettate il mio consiglio, se accettate un consiglio spassionato lasciate perdere. Se dovete comprare una scopa elettrica solo perché ha l'accessorio per lavare i pavimenti, no, assolutamente no, piuttosto compratevi una lavapavimenti. I dispositivi ibridi per lavare i pavimenti purtroppo non vanno bene.
Qualcuno con il folletto cercherà di convincervi del contrario, ma non lasciatevi convincere, per favore. Per quanto riguarda il serbatoio, secondo me c'è poco da dire, nel senso che quasi tutti hanno valori compresi fra 0,5, 0,6 litri, 0,7, c'è chi si spinge addirittura a 1 litro. La realtà dei fatti è che il valore vero è più basso perché arrivato a un certo punto poi si perde efficienza, non si genera più il ciclone internamente, per cui lasciate anche, fra virgolette, perdere il valore di riferimento massimo indicato dal produttore, ma sono più o meno tutti uguali, nel senso che con un serbatoio classico da scopa elettrica riuscite a farci tutta una sessione di pulizia senza bisogno di svuotarlo e addirittura magari riuscite a pulire 2 o 3 volte senza effettivamente avere la necessità di svuotarlo. Certo, se ci riuscite vuol dire che avete case molto grandi o che c'è molta polvere, ci sono molti peli, molti capelli. Ci sono questi casi. Si può puntare in tal senso a modelli un pochino più grandi, ma ci sono anche dei contro se puntate ai modelli più grandi. Ora ci arrivo anche a quello. Ultimamente stanno prendendo piede anche le scope elettriche con base di svuotamento dedicata. L'utilità? Non entrare in contatto diretto con la polvere. Se siete allergici alla polvere, un'affermazione del genere è molto importante. Altrimenti è un mix di comodità e appunto di fatica. Anche qui si distingue fra basi di svuotamento a sacchetto o basi di svuotamento a serbatoio. Questa, per esempio, è a sacchetto. Che siano a sacchetto o a serbatoio di solito durano fra gli 1 e i 3 mesi, nel senso che potete pulire casa per qualche settimana senza dovervi preoccupare di andare a svuotare la base di svuotamento. Quelle a sacchetto hanno la scomodità di dover comprare i sacchetti aggiuntivi, ma hanno appunto, ripeto, la comodità di non entrare mai in contatto con la polvere. Quelle a serbatoio a volte replicano un po' il meccanismo ciclonico della scopa elettrica, facendo appunto questi serbatoi grandi che vanno ad aspirare tutto ciò che è contenuto dentro il serbatoio e anche tutto ciò che si trova dentro i tubi, dentro la spazzola, e dopo un po' di tempo che pulite casa potete appunto svuotare anche il serbatoio più grande in comodità. In entrambi i casi è ottimo sia per la pulizia del serbatoio che per i componenti della scopa elettrica, perché comunque con la pulizia manuale non è che togliete tutto, invece in questo modo si pulisce un pochino tutto più a fondo. Tenete però in considerazione che vi ci vuole più spazio, però se non altro non dovete attaccare con viti e tasselli le basi a muro per riporre la scopa elettrica. La appoggiate qui, si svuota quasi sempre da sola e si ricarica. Ultimo fattore di cui vi parlerò oggi, la maneggevolezza. Ci riagganciamo a quanto detto all'inizio sulla potenza, sono bellissimi i motori super potenti di Dyson come il Gen 5 Detect, la Bespoke AI di Samsung che ha un motore gigantesco e super potente, il Dreamy Z30 già nominato, bellissimi, fantastici, super potenti, prestazioni incredibili. Sì, ma i motori sono molto grossi e pesanti e potreste fare un po' di fatica a portarli in giro per casa. Quindi se avete le mani piccole o se avete una statura non troppo elevata, tenete in considerazione anche questa cosa. Se andate su modelli più potenti e più costosi, avrete motori più grandi, più pesanti e di conseguenza, anche se la spazzola sul pavimento scorre bene, anche se ha delle ruote che scorrono bene, farete comunque un po' di fatica con il polso a portarla in giro per casa. E se magari volete spolverare o aspirare in alto, quindi tenere sollevata la scopa elettrica, magari appunto per le tende, per sopra le tende o scenari del genere, appunto dovete tenere in conto anche il peso che va a gravare sul polso e sul braccio. Quindi molto belli i dispositivi potenti e costosi, ma tenete sott'occhio peso, dimensioni, ingombro e tutti questi fattori appunto relativi alla maneggevolezza. A riguardo della manovrabilità delle spazzole ne abbiamo già parlato prima, a confronto magari con quelle con spazzole antigroviglio che sono un pochino più toste da manovrare, ma comunque belle diritte, belle piantate sul pavimento, e quelle invece a rullo morbido che invece sono un pochino più schiribizzine, però sono più facili da mandare sul pavimento, scorrono maggiormente. Proviamo a vedere un esempio pratico andando a valutare tutte le caratteristiche che abbiamo elencato finora su un modello esistente. Questa è una Eureka Stylus Elite, una scopa elettrica dotata di stazione di svuotamento disponibile da circa 2-3 mesi in Italia. Molto bello che per quanto riguarda la potenza Eureka indica tutti e tre i valori: 350 watt del motore, 130 airwatt e 24.000 pascal. Siamo insomma di fronte a un modello medio-basso, non è tra i più potenti in circolazione minimamente, è tra quelli appunto medio-bassi. Non ha alcun sensore smart per il rilevamento dello sporco, un vero peccato. Un vero peccato anche perché il motore, abbiamo detto, non è potentissimo, ma anche la batteria non è enorme e di conseguenza l'autonomia
che nel suo valore massimo arriva fino a 60 minuti, però ricordatevi il fino a che cosa vuol dire, non si hanno grossi vantaggi, cioè dite magari metto un motore un pochino meno potente ma una batteria bella capiente, dura tanto anche se non metto il sensore smart, ecco qui non c'è né il sensore smart né un'autonomia stellare. Si tratta di una scopa ciclonica, vi ho fatto vedere prima lo smontaggio, era proprio di questa scopa elettrica qui, ottimo che ci sia tutto il sistema smontabile e lavabile. La spazzola principale non è affatto male, questo è un gran pro, sia perché è piuttosto solida, anche di tanti altri marchi che ho provato, sia perché ha una luce frontale messa in modo abbastanza furbo, non è al top, non vi aspettate prestazioni incredibili, ma se non altro non è al massimo dell'altezza, questo array di luci non è al massimo dell'altezza, quindi l'illuminazione è discreta. Peccato per le ruotine qui frontali che non sono smontabili, ma se non altro dietro abbiamo delle ruote belle grandi. Peccato però che gli accessori inclusi non siano niente di che, c'è la classica lancia per fessure, la spazzolina per spolverare, ma manca la mini spazzola motorizzata che era una di quelle cose che vi avevo detto che secondo me sono fondamentali. Il serbatoio è da 0,6 litri, quindi nella media, ma in questo caso abbiamo un plus di non poco conto che è la stazione di svuotamento. È una stazione di svuotamento a sacchetti. Traete le vostre conclusioni, vi serve la stazione di svuotamento? Ok, non volete entrare in contatto con la polvere? Questa va benissimo. È maneggevole abbastanza, sembra bella e ingombrante e lo è, non lo nascondo, ci sono modelli più compatti, ma non è troppo pesante, il peso non è bilanciatissimo, ma c'è di peggio, soprattutto sui modelli più potenti e più grandi, quindi diciamo che per fisici, esili, per mani molto piccole, per stature molto basse, ci sono scope elettriche super leggere, super compatte, questa non rientra in quella categoria lì, ma diciamo che ci troviamo in una via di mezzo, niente male. Quindi qualche pregio, qualche difetto, ma senza dubbio il suo punto di forza è il prezzo, perché qui si parla di 299 euro di listino, addirittura si trova a 30-40 euro meno. Tutto sommato, considerato che ha una buona spazzola antigroviglio, che ha performance nella media e che ha una stazione di svuotamento dedicato, è un ottimo prezzo. Poi stiamo parlando di Eureka, che non è un marchio proprio il primissimo arrivato, anzi è uno dei marchi più vecchi tra quelli di aspirapolvere. Siamo a conclusione, spero che i consigli e le spiegazioni contenute in questo video vi siano tornate utili. Se pensate che ci sia qualche parametro che non ho spiegato, chiedete lumi nella sezione commenti, spero di riuscire ad aiutarvi anche lì. Se siete comunque indecisi su quale scopa elettrica scegliere, ditemi magari il vostro budget, la vostra fascia di prezzo a cui puntate, le funzioni che sperate di trovare su una scopa elettrica e cercherò appunto di aiutarvi a trovare il modello più adatto a voi. Per questo video sul come scegliere una scopa elettrica nel 2025 è davvero tutto, un saluto da Lorenzo Delli per smartworld.it.